Ciao a tutti e bentornati. Oggi voglio affrontare un tema che mi sta molto a cuore, ossia la community fitness femminile. Questa nicchia, che dovrebbe essere un luogo di sostegno e crescita, presenta molteplici problematiche che a mio avviso lo rendono un disastro. Voglio analizzare insieme a voi i vari aspetti di questa situazione e proporre alcune soluzioni per migliorarla. Iniziamo con un problema fondamentale: la rappresentazione di noi ragazze nel fitness. Molte delle creator si concentrano principalmente su un'immagine superficiale, spesso focalizzandosi sullo skin showing. Questo approccio riduce l'attenzione su ciò che è veramente importante, ossia la salute, la forza, lo stare bene con se stesse. La maggior parte dei video e dei post che vediamo online sono orientati all'estetica, anziché alla sostanza. Ci si aspetta che le donne si presentino in un certo modo, vestite con abbigliamento attillato, spesso mentre eseguono esercizi poco impegnativi, o peggio ancora, facendo pose fotografiche piuttosto che allenamenti veri e propri. Quando si parla di preparazione per gare o competizioni, la trasparenza è un altro punto cruciale. Spesso le creator non condividono dettagli importanti riguardo la loro alimentazione, come il numero di calorie che consumano e di come gestiscono la loro dieta e lo stile di vita che devono mantenere per arrivare ad una certa condizione. Questo silenzio può risultare dannoso per chi cerca di seguire le loro orme, poiché rende difficile comprendere le reali difficoltà e il sacrificio necessario per raggiungere certi obiettivi. La stessa mancanza di chiarezza è evidente anche nel settore NEST, dove l'uso di sostanze è un argomento tabù. Un altro aspetto che trovo frustrante è il modo in cui molte ragazze presentano la loro immagine. Intro sdolcinate e girate in ambienti perfettamente organizzati non rappresentano la vita vera di molte di noi. Non tutte le ragazze si sentono rappresentate da un'estetica così perfetta e costruita. È fondamentale che ci sia spazio anche per chi, come me, preferisce un approccio più diretto e autentico al fitness, lontano dai cliché di bellezza tradizionali. C'è anche un grande malinteso riguardo all'allenamento femminile. Molte delle proposte disponibili sono pensate per un pubblico che cerca soluzioni rapide e facili, come allenamenti da casa in soli 10 minuti, con attrezzi minimi e bande elastiche, al limite del ridicolo. Questa narrazione continua ad alimentare l'idea che l'allenamento in palestra debba essere diverso da quello praticato dagli uomini, perpetuando stereotipi dannosi. Le donne possono e devono sollevare pesi e impegnarsi in programmi di allenamento strutturati e scientifici, al pari dei nostri amici maschi. La questione dell'abbigliamento è un ulteriore fattore critico. Le opzioni per le donne nel fitness spesso si riducono a leggings e top attillati o a tute larghe e poco stilose. Non esiste una via di mezzo che permetta di sentirsi a proprio agio e belle nello stesso tempo. Questa limitazione, insieme ai prezzi elevati delle attrezzature e dei vestiti, crea un divario economico e sociale che può escludere molte ragazze dall'allenamento. Dobbiamo chiedere ai brand di offrire una gamma più ampia di scelte, che siano inclusive e che rispondano alle esigenze di tutte noi. Gli standard di bellezza, infine, sono un tema che continua a dominare il settore. Anche se il movimento della body positivity ha avuto un momento di gloria, la realtà è che la maggior parte dei messaggi pubblicitari e dei contenuti social rimane ancora ancorata a ideali di bellezza irrealistici. Le immagini di modelle anoressiche che continuano a circolare, influenzando la percezione di cosa significhi essere in forma. È essenziale promuovere una visione più inclusiva della bellezza, che abbracci tutte le forme e le taglie, incoraggiando le donne a prendersi cura di se stesse non per il giudizio altrui, ma per il proprio benessere. Passiamo ora alle soluzioni. La prima cosa che possiamo fare è sostenere e seguire creator che realmente ci rappresentino e che offrono contenuti autentici e informativi. È fondamentale riconoscere quando una persona non ci rappresenta e fare scelte consapevoli su chi decidiamo di seguire. Questo ci permette di costruire una community più autentica e rappresentativa. Un'altra azione concreta è quella di evitare di acquistare merch e prodotti da brand che non condividono i nostri valori. Dobbiamo puntare su qualità e comfort, piuttosto che sull'immagine che un determinato capo d'abbigliamento possa darci. Allenarsi è una questione di comodità e funzionalità, non di apparire in un certo modo. Inoltre, possiamo ampliare i nostri orizzonti seguendo anche creator maschili che trattano il bodybuilding dal punto di vista scientifico. Ciò ci permetterebbe di accedere a informazioni più dettagliate e utili, contribuendo così a un approccio più informato. Infine, vi invito a seguire il mio canale, dove mi impegno a trattare il fitness in modo autentico
incoraggiando tutte le ragazze a trovare il proprio percorso personale nel mondo della palestra. In conclusione, penso che la community fitness femminile abbia bisogno di un profondo ripensamento. È fondamentale abbattere gli stereotipi di genere e promuovere un messaggio di inclusione, autenticità e di forza. Solo così potremo costruire uno spazio in cui tutte le donne si sentano rappresentate e supportate nel loro percorso di benessere. Insieme possiamo fare la differenza e trasformare questa community in un luogo di crescita e ispirazione per tutte.